Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo una chiacchierata per parlare di un fatto di cronaca che è già sulla bocca di tutti gli appassionati, perché riguarda una macchina piuttosto rara e potente che ha visto giorni migliori. Come voi sapete, attualmente New York è diventata zona rossa, la città è in lockdown, sono tutti chiusi a casa, eppure negli ultimi giorni si aggirava nelle strade di Manhattan una Gemballa Mirage GT a tutta velocità. La sfortuna vuole che il collezionista Benjamin Chen ha fatto un incidente con questa macchina e adesso lo sa tutto il mondo, perché diciamocelo, quando una macchina di questo calibro fa un incidente, oggigiorno nell'era moderna, l'era dei social, tutti lo vengono a sapere. A maggior ragione se questo incidente è accaduto a Manhattan, cioè una delle zone più videosorvegliate del mondo. È una macchina estremamente limitata, solamente 25 al mondo, eppure non è la prima Gemballa Mirage GT che è stata incidentata e penso proprio che non sarà neanche l'ultima. Una Mirage GT molto famosa che ha visto giorni migliori è quella di Prince Marcus, che a quanto pare lui non sembrava neanche così triste di averla distrutta. Beh, diciamo che è andata sicuramente meglio a lui che a Benjamin Chen, perché Ben è stato arrestato. Ma prima di parlare più nel dettaglio dell'incidente, nonché farvi vedere un po' di foto e video di quello che è successo, chi è Benjamin Chen? Il signor Chen è un grosso collezionista americano ed è anche piuttosto famoso non solo per la sua collezione, ma anche per il fatto che è il cofondatore di uno dei rally di supercar più famosi negli Stati Uniti. E la sua collezione fa veramente spavento, perché alcune delle chicche che lui possiede sono questa Bugatti Veyron Super Sport, solo 30 esemplari al mondo, di cui 8 destinati per il mercato americano, una CLK GTR Super Sport, come se la normale CLK GTR non fosse abbastanza rara, la Super Sport è limitata a 5 esemplari, una Lamborghini Murcielago Super Veloce, che anche quella lì normale abbastanza rara, lui ha una versione ancora più rara perché ha il cambio manuale. Ebbene sì, questa macchina in una tiratura estremamente limitata è stata fatta con il cambio giusto, solamente 6 esemplari, di cui 3 destinati per il mercato americano. Però diciamo che anche questa macchina ha visto giorni migliori, perché è riuscito a distruggere pure questa, come potete vedere. Quindi l'avvenimento di New York non è la sua prima esperienza nel distruggere una supercar, perché già qualche anno fa aveva distrutto una McLaren 12C Spider che aveva noleggiato per partecipare ad un rally di supercar negli Stati Uniti. E la macchina la lanciò a tutta velocità contro un negozio, fortunatamente senza causare vittime o feriti. E adesso parliamo della sua Gemballa Mirage GT, o almeno quello che rimane. Lui è possessore di questa macchina dal 2014, è il terzo possessore ed è stato proprio lui a farsi commissionare la conversione da Gemballa. Come vi ho detto, è una macchina estremamente limitata, solamente 25 esemplari e la sua è la numero 23 di 25. La sfortuna vuole che adesso non ha neanche la scusa di ricostruirla dicendo vabbè, la converto in una Gemballa, perché lo era già. Avevamo già parlato della Gemballa Mirage GT in qualche video fa, perché quella dietro è stata mandata in asta, e come sapete Gemballa su questa macchina ha fatto diverse migliorie, come potete vedere è più estrema, ha un sound ancora più pazzesco dal motore V10, più cavalli, il 5007 è stato portato da 612 a 670 cavalli, l'aerodinamica è stata migliorata, quindi la macchina è ancora più performante e forse dal punto di vista delle prestazioni avrebbe dovuto tenerla originale, perché già originale è una macchina piuttosto difficile e tosta da guidare, e aggiungere ancora più cavalli, beh, potete capire che non è una macchina alla portata di tutti. Come potete vedere da questo filmato della videosorveglianza di un negozio, pensate che fortuna, ti sei schiantato proprio davanti a una telecamera. Beh, l'impatto è stato spaventoso, ha centrato in pieno una Toyota Sienna e sia la Toyota che la Gemballa sono distrutte. Non oso neanche immaginare quanto può costare riparare completamente quella Gemballa, perché non c'è un angolo che si è salvato. La cosa che mi ha fatto più impressione è che subito dopo l'incidente la macchina è ripartita a tutto gas per le strade di Manhattan e il mio primo pensiero è stato: ma questa macchina è stata rubata? He's dragging the tire. The front tire is What is wrong with this dude? Yo, coming your way.
MTP. Invece no, perché grazie ad altri video che sono usciti online si può vedere che al volante c'era proprio Benjamin Chen in persona. Quindi mi chiedo, perché dopo un incidente così grave scappi? Alla peggio ti fanno una multa, l'assicurazione copre tutti i danni, quindi mi viene da pensare, anche a vedere da filmato, che il signor Chen non era propriamente lucido e quindi ha voluto scappare per questo motivo. Watch him, he gonna run. Un sacco di siti, senza andare ad informarsi per bene, hanno detto che la macchina è stata rubata. E no, io vi confermo che al volante c'era il proprietario. La cosa che mi ha sconvolto, oltre al fatto che subito dopo l'incidente è scappato a tutta velocità, come potete vedere, durante la fuga il cofano anteriore è volato via a tutta velocità, cosa molto pericolosa perché avrebbe potuto colpire qualche passante, qualche altra macchina. La fortuna vuole che la città, essendo in lockdown, non ci sono tante persone in giro. Quindi piuttosto pericoloso quel cofano che è svolazzato per i cieli di Manhattan. Beh, io ne so qualcosa. Se c'è una cosa impossibile da fare per le strade di New York è quello di scappare dalla polizia, perché sono ad ogni angolo della strada. A maggior ragione se provate a farlo con una supercar che dà molto dell'occhio e che non è proprio tutta ad un pezzo. Risultato? Dopo un paio di isolati Benjamin Chen è stato fermato, addirittura c'aveva un elicottero che lo puntava dall'alto e il risultato non poteva essere altro che questo, cioè l'arresto. Capo di imputazione ancora non si sa, però ragazzi, negli Stati Uniti la polizia non scherza. Quando posso mi piace viaggiare negli Stati Uniti, se c'è una cosa che mi ha fatto impressione in quel paese è la polizia, perché a livello di severità di leggi probabilmente sono messi peggio della Svizzera, non sono per niente tolleranti. E un aneddoto, una volta a Los Angeles ero al volante di una Mercedes S63 AMG nera con tutti i vetri oscurati, sono stato fermato dalla polizia per un semplice controllo e dal momento che avevo il poliziotto qui accanto, il poliziotto non ha mai tolto la mano dalla pistola. Per tutto il tempo mi fissava, mi diceva tieni le mani in vista e lui aveva sempre la pistola a portata di mano. Per un semplice controllo mi ha trattato come se fossi il peggiore dei criminali. Ed è per questo che penso che Benjamin Chen passerà un brutto quarto d'ora. Un vero peccato, fortunatamente da tutta questa storia non si riportano feriti o vittime, perché questo sarebbe potuto essere potenzialmente un incidente dalle conseguenze piuttosto gravi. Per quanto riguarda la Gembala Mirage GT, voglio sperare che in futuro verrà sistemata. Io non sono un grande appassionato del tuning pesanti, come avete visto in un video recente, però a me la Gembala Mirage GT piace veramente tanto. E la configurazione che aveva scelto Benjamin Chen, beh, secondo me questa macchina era piuttosto bella da vedere e da sentire. Per il resto ragazzi, usate sempre la testa quando siete in macchina e soprattutto se bevete non azzardatevi a guidare. Lo so, sembra una frase molto scontata ma mi piace ribadire questo concetto. Nelle prossime settimane continueranno i caricamenti regolari sia su YouTube che sulle mie piattaforme social, ovviamente continuando con questo format, quindi se avete idee e consigli di temi da trattare fatemi sapere. Io sto già lavorando sui prossimi episodi e ragazzi in tanti me l'avete chiesto, questo qui dietro sarà il garage adibito alla sostituta dell'M3. Come potete vedere da questa foto forse avete capito di che marca automobilistica stiamo parlando. Io spero al più presto di poter uscire di casa, ritornare a portare sul canale test drive e recensioni guidando macchine. Nelle prossime settimane arriveranno un altro paio di recensioni che ho fatto prima del lockdown. E quindi ragazzi, speriamo di tornare alla normalità il più presto possibile. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like
Iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!